Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto di una birra molto particolare che ho brassato da poco. L'acronimo SMASH sta in inglese per Single Malt Single Hop, cioè una birra fatta con un solo malto base e un solo luppolo utilizzato sia per l'amaro che per l'aroma. È una tipologia di birra che non fa riferimento a uno stile in particolare. Solitamente si prende in considerazione in due casi particolari. Un caso tipico è quando si è agli inizi, si vuole fare una cotta per la prima volta in all grain o si vuole testare un nuovo impianto e allora conviene scegliere una ricetta molto semplice con un malto base e un solo luppolo in modo da poter tarare bene i parametri dell'impianto come i valori di efficienza di estrazione degli zuccheri o dell'amaro e ottenere una serie di informazioni utili per poter poi progettare le altre cotte. Un secondo caso invece è quando si vogliono testare delle materie prime particolari, quindi un malto o un luppolo che si vogliono percepire in maniera ben netta e distinta. Il caso di questa birra è proprio il secondo. Ho deciso di fare una birra molto semplice su una ricetta con un solo malto e un solo luppolo per testare queste due materie prime particolari che posso certamente definire speciali e uniche. Partiamo dal malto. Il malto utilizzato in questa birra è un malto d'orzo distico, chiaro, non presente in commercio perché prodotto artigianalmente nel mio paese, nelle campagne di Mussomeli, nel centro della Sicilia. La malteria nasce per passione del mio amico Simone che oltre a cimentarsi nell'homebrewing ha fatto qualcosa in più. Avendo un'azienda agricola in cui si coltiva anche l'orzo, da buon ingegnere elettronico ha progettato un impianto per la maltazione dell'orzo. L'impianto è composto da una vasca di ammollo dove l'orzo sta in acqua calda che viene smossa con insufflaggio di aria e qui va a germinare. A germinazione completata, l'orzo viene pompato in un tamburo rotante dove andrà rimescolato con un getto di aria calda che lo va ad essiccare del tutto. È un processo molto complicato da replicare in casa e c'è un grande dispendio di tempo ed energie. Ho già usato questo malto in passato, è un malto molto chiaro, ha un bell'aspetto, un sapore dolce, non è troppo biscottato, è abbastanza ben modificato, ma non abbiamo dei parametri per quanto riguarda per esempio l'indice di Kolbach, il colore e soprattutto l'estratto potenziale, che indica l'efficienza di estrazione degli zuccheri. Quindi ho progettato una ricetta di una pale ale di gradazione medio-bassa con solo questo malto. Nell'inserirlo nel programma ho calcolato un'efficienza un po' inferiore rispetto ai malti commerciali e non ho previsto eventuali correzioni con estratti o zuccheri se la densità non dovesse combaciare con quella prevista. L'altro ingrediente speciale di questa birra è il luppolo. Da qualche anno ho piantato nella mia campagna delle piantine di luppolo, una di queste di varietà Cascade, che al terzo anno è entrata in produzione, ma la produzione era veramente poca, insufficiente per una cotta. Dal quarto anno ho iniziato a produrre una buona quantità e quest'anno è il quinto, nel mese di agosto ho raccolto i coni quando questi erano al punto giusto, cioè quando le resine sono abbondanti prima che il fiore inizi a bruciarsi troppo. È stato un raccolto forse un po' precoce rispetto alla norma, ma qui in Sicilia quest'anno ha anticipato un po' tutto per via di un'estate molto precoce. Ho raccolto 470 grammi di coni e li ho stesi per farli essiccare 48 ore all'aria. Poi li ho impacchettati e sigillati sottovuoto. Con l'essiccazione da 470 grammi il peso è sceso a quasi 200 grammi, una riduzione del 60%. Per quanto riguarda il valore di alfa-acidi indicativo, anche qui non ho un parametro certo, anche nei luppoli commerciali questo valore può cambiare significativamente anche di 2-3 punti percentuali in base al raccolto. Ho fatto un semplice test mettendo un po' di luppolo in infusione in acqua calda, comparandolo con la stessa quantità di un altro luppolo da 7% di alfa-acidi e assaggiando per capire se mi trovavo sopra o sotto quel livello di amaro. Alla fine ho deciso di impostare 6% di alfa-acidi presunti. Ho previsto delle aggiunte sia in amaro che in aroma, con obiettivo 32 IBU e bilanciamento di 0,79, che propende più sul luppolo. È difficile progettare una birra dove testare sia il malto che il luppolo perché uno potrebbe prevalere sull'altro, ma non avendo mai usato luppoli coltivati avevo anche il timore che questi non cedessero effettivamente tantissimo amaro, quindi ho deciso di puntare su un valore un po' più alto. Passiamo al giorno della cotta.
23 litri di acqua con sola correzione di cloruri. Ho macinato 5,3 kg di malto e ho scaldato l'acqua intorno ai 45 gradi e ho fatto il mash-in. Il protein rest, come sapete, è uno step che non faccio mai, neanche subire con cereali grezzi non maltati, evito di farlo. Ma qui con in mano un malto che ipotizzo non raggiunga il livello di modificazione come quelli commerciali, secondo me conviene farlo. Quindi ho lasciato 45 gradi per 10 minuti. Il primo campione di pH mi ha dato un valore molto alto di 5,9 che ho abbassato subito a 5,4, anche perché gli enzimi proteolitici lavorano bene a valori molto più bassi. Il primo campione di mosto, come potete vedere, è qualcosa di diverso dal solito, è proprio molto bianco, chiaro e velato. Finito il protein rest, passo al primo step di saccarificazione delle beta-amilasi a 65 gradi per 40 minuti. Dopo qualche minuto ho prelevato un po' di impasto che ho messo in un pentolino a parte per portarlo a bollitura per un passaggio di decozione. È la prima volta che faccio questo passaggio e l'ho pensato proprio per far tirar fuori a questo malto più carattere. Devo dire che alla fine è un passaggio molto semplice da gestire. Ho fatto bollire 15 minuti questa porzione di impasto e poi l'ho reintrodotta in pentola. Secondo step di saccarificazione per le alfa-amilasi a 72 gradi per 20 minuti e anche qui secondo step di decozione sempre di 15 minuti. Completata la saccarificazione, passo a 78 gradi per il mash out e completo con una densità iniziale di 1,60. L'aspetto del mosto è totalmente cambiato, ora ha preso un bel colore e la limpidezza ottenuta è molto buona considerando che stiamo lavorando con un malto artigianale. Un breve sparge con 15 litri di acqua e ci prepariamo alla bollitura. Arrivo in bollitura con una densità di 1,34, un po' più bassa rispetto al previsto. Partita la bollitura, inizio con il primo luppolo, 40 grammi a meno 60 minuti che cederà 24 IBU. Seconda luppolatura a meno 10 minuti con altri 40 grammi che cederanno altri 8 IBU. Solite aggiunte di DAP e Protafloc negli ultimi 10 minuti. Ed infine a pentola spenta luppolatura in aroma con 50 grammi di luppolo. Completato un breve whirlpool, trasferisco il mosto. Molto buona la limpidezza finale raggiunta. Il colore è chiaro come previsto ma non troppo. Densità finale si assesta a 1,40. Prevedevo di arrivare a 1,45, ma su queste info posso ora calcolare l'estratto potenziale di questo malto, che per un Merisotter ad esempio è di circa l'81%, qui invece siamo sul 70%. Conoscendo questo parametro, se dovessi utilizzarlo in futuro, saprò ottenere più facilmente la densità prevista. Per finire come lievito ho scelto un semplice US05, avrei potuto optare per un lievito lager ma la camera di fermentazione era già impegnata e i tempi più lunghi non lo avrebbero permesso, quindi andrà bene con un ceppo ale neutro. Ho portato il mosto a 18 gradi e ho lasciato salire spontaneamente in tumultuosa ma senza fargli superare i 20 gradi. Al quarto giorno ho fatto un dry hopping con 40 g di luppolo e ho aggiunto anche 100 g di destrosio per favorire l'attività del lievito, sufficiente a far uscire parte dell'ossigeno che è entrato, anche perché ho utilizzato i luppoli in coni. Ho iniziato il rialzo progressivo fino a 24 gradi che ho mantenuto fino al 10° giorno. All'8° giorno la densità finale era già arrivata a combaciare con quella prevista di 1,08. Ho fatto un breve cold crush e poi l'ho riportata a temperatura ambiente per l'imbottigliamento che è avvenuto al 19° giorno. Densità finale confermata e attenuazione apparente del 79%. Adesso sta rifermentando e a breve farò il primo assaggio.
Era da molto tempo che volevo inserire queste materie prime in una mia birra e finalmente sono riuscito a farlo nella stessa ricetta. Maltare l'orzo in casa o coltivare il luppolo sono delle operazioni possibili ma molto impegnative. C'è un grande dispendio energetico e di tempo. Certamente dal punto di vista del rapporto costi-benefici conviene andare sui prodotti commerciali, però sicuramente dà una certa soddisfazione fare la propria birra partendo da materie prime prodotte in casa. Non mi rimane che aspettare 3 settimane per il primo assaggio e poi vi dirò le mie impressioni in un altro video. Se ci sono domande o volete condividere esperienze analoghe a questa, scrivete sotto nei commenti. Se siete arrivati fin qua, non mi resta che ringraziarvi e se il video vi è piaciuto lasciate anche un like. Se non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video.